Eccoci al nostro risveglio nel nostro terzo giorno di permanenza in Corsica. Dove andiamo, Davide? Una foto partenza vera. Anche la foto, sì, dopo. E qui la navigator ci ha detto di andare verso Speloncato? Spelancato. Spelancato, ecco come ho detto. Ai paesini arroccati della Balagna. Favolosi. Non vedo l'ora. Va bene, partiamo? Partiamo. Vai. Partiamo quindi alla scoperta dei paesini della Balagna, che è una piccola regione situata tra le due famose località turistiche di Île-Rousse e Calvi. Durante il percorso si trovano magnifici panorami dall'alto, un lago artificiale, il lago Ticodol, e tanti piccolissimi borghi, dove sembra che il tempo scorra lento e dove sicuramente si trova l'autenticità della cultura e delle tradizioni di questo popolo. Dopo qualche oretta di viaggio tra questi magnifici paesini si fa ora di pranzo e decidiamo di arrivare a Calvi. Benvenuti a Calvi. Qui facciamo una pausa pranzo sul variopinto porto turistico di Calvi. Lo scenario è davvero spettacolare per il colore del mare, le casette che si affacciano sul porto e la vista della cittadella fortificata che si erge verso il cielo. Partiamo da Calvi e percorriamo la D81. Siamo diretti ai bellissimi Calanchi di Piana. La strada è molto bella ed è piena di curve e da Osani in poi diventa panoramica. E che panorami! Innanzitutto vi devo confessare che questa è la parte della Corsica secondo me più bella in assoluto dal punto di vista panoramico. Ricordate, la strada è la D81 e se venite in Corsica non la potete perdere. Non si può fare a meno di fermarsi ed ammirare lo spettacolo che offre la natura. Le alte scogliere, il blu del mare, le insenature, unito alla splendida giornata di sole, renderanno questa parte del viaggio indimenticabile. La costa diventa ancora più interessante vicino al golfo della città di Porto. Qui la roccia comincia a diventare rossastra, come quella che troveremo più avanti nel punto corrispondente ai Calanchi di Piana. Ed è molto apprezzabile che persino l'asfalto sia rosso, per integrarsi completamente nel paesaggio, che è a dir poco incantevole. La natura incontaminata, i paesaggi, i colori ci impongono di fermarci, per ammirare con calma i dettagli e scattare qualche foto. Resteremo qui per ore, ma ancora ci aspettano sorprese. Ci rimettiamo in moto e arriviamo finalmente ai Calanchi di Piana. I Calanchi di Piana sono un sito meraviglioso che ci lascia a bocca aperta. Si tratta di formazioni di roccia vulcanica che grazie al lento lavoro dell'acqua e del vento hanno formato delle rocce dalle forme particolari, tanto da essere nell'elenco dei beni patrimonio dell'UNESCO. I Calanchi possono essere visitati anche via mare con delle gite che partono da Porto, ma anche in moto si riesce ad apprezzarne la bellezza. Anche qui non si può fare a meno di fermarsi ed osservare estasiati da quanta bellezza la natura riesce a creare. Siamo ai Calanchi di Piana. Il famoso cuore dei Calanchi di Piana.
È mozzafiato questo paesaggio. Ma poi entra buca di cane. Qui abbiamo Luca, che è lo studioso del gruppo, che ci sta spiegando come si è formata la Corsica. Guarda che mi ha dato. Guarda che mi ha dato, ho messo... Dove stiamo noi? Ho messo semplicemente rocce su Google, rocce colore. Dove stiamo noi? Il cuore. Evidentemente questo è un punto panoramico. E questo è il patrimonio dell'UNESCO? Sì. Davanti alla roccia con il cuore, i nostri biker scorazzano come bambini sulle loro moto, avanti e indietro. Del resto, lo scenario è davvero unico ed incantevole. A malincuore andiamo via. Siamo diretti ad Ajaccio, dove abbiamo prenotato per dormire. La strada continua a regalarci scorci interessanti, strade ben asfaltate e ancora mare, montagne, spiagge. Appena arrivati ad Ajaccio però non ci arrendiamo, c'è ancora tempo per vedere il tramonto. Andiamo infatti alla punta della parata che si trova a 11 km da Ajaccio, praticamente di corsa. Per arrivarci faremo la Route des Sanguinaires sulla D111 che arriva appunto alle isole Sanguinarie. Si tratta di un arcipelago formato da 4 isole non abitate fatte di una roccia magmatica rossa. Da qui si gode uno splendido tramonto e con questo tramonto chiuderemo la nostra terza giornata in Corsica.